La strada è diventata tutta bianca, sono scivolato, sono caduto. 10 metri di strizzata, questi sono i segni. C'è anche mia mamma che mi ha raggiunto per venire a vedere la tomba di suo nonno. Colombini. Eccolo lì. Cipriano. Cipriano. Ok. Allora, posso entrare perché questo è il mausoleo. Abbiamo cercato il nome del mio bisnonno sul registro e mi ha accompagnato nella cripta dove c'era una piccola targhetta, una tra le tante, e col nome del mio bisnonno. Mi sono seduto lì qualche minuto e gli ho letto i passi del libro in cui viene citato il suo nome. Lì mi è sembrato davvero di aver compiuto questa piccola e personalissima missione. Sono ancora a Varsavia. Le gomme che sarebbero dovute arrivare ieri non sono arrivate poco fa. Me le stanno montando sui cerchioni e a breve le vado a prendere. Guarda come cazzo me la montate! Non solo al contrario, ma questa qui è la camera d'aria. Il timore di rimanere bloccato dalla neve da qualche parte tra Lituania, Lettonia e Estonia si faceva sempre più concreto. Prima di entrare in Lituania mi sentivo pronto, preparato a quello che avrei dovuto affrontare. Era una strada che avevo percorso qualche anno fa e quindi conoscevo, sapevo che non presentava grosse difficoltà, essendo tutta pianura, tutta dritta. Però è arrivato il primo imprevisto, il primo guasto. Non doveva essere tutto piatto da queste parti. Continuavo ad andare avanti a singhiozzo senza capire il perché. Mi sono fermato qualche giorno dalle parti di Jurbarkas, ospite di una famiglia di amici, per cercare di risolvere il problema. Va bene, il fatto che abbiamo forse individuato cosa c'è che non va mi fa già un sacco piacere. D'altronde c'erano 3 cose che potevano non andare, la principale non va, non sappiamo se essere contenti o... Ora, voleva solo un giorno di ferie, voleva risparmiarsi qualche chilometro. Abbiamo riparato l'impianto elettrico e sono finalmente riuscito a ripartire. Il problema è che le condizioni meteo ormai erano pressoché disastrose. È stato uno shock tirare su la Vespa carica di bagagli in mezzo alla gente, sentirmi anche un cretino a mettermi in viaggio in quelle condizioni. No, but I think I can. Ma ormai ero lì e non potevo fare altrimenti. Alternavo chilometri pieni di entusiasmo attraverso paesaggi completamente imbiancati ma su strade pulite, ad altri momenti in cui invece la neve cadeva copiosa, ricopriva la strada. Proseguire era quasi impossibile, andavo ai 20 all'ora con i piedi larghi per puntellarmi in caso di sbandata. Ho avuto voglia di provare ad attraversare il sud della Finlandia fino a Turku per prenderlo da lì, il traghetto diretto in Svezia, e sono stati 2 giorni difficili e di viaggio complicatissimo. La strada è diventata tutta bianca, sono scivolato, sono caduto. 10 metri di strizzata, questi sono i segni. Però sembra che Peyton stia bene, io non mi sono fatto niente, quindi va bene così. E ho dovuto insistere per forza di cose, altrimenti nel giro di qualche giorno la strada sarebbe stata davvero impraticabile, e mi sono messo in viaggio in giorni in cui probabilmente, se non avessi avuto i problemi degli ultimi giorni, avrei affrontato in maniera diversa. Oggi è già la seconda volta, si fa sempre più dura. Spesso e volentieri ero più per terra che in piedi. Merda! Non riesco manco più a tirarlo fuori da qua. Ce l'ho fatta, Helsinki Turku. Ho attraversato la Finlandia. Peyton!
ero felicissimo e ricordo che sul traghetto, quella notte sul traghetto per Stoccolma, ero anche convinto davvero di aver superato il momento più difficile di tutto il viaggio. E invece non era così. Infatti il primo giorno di viaggio in Svezia è andato benissimo. Sotto un'abbondante nevicata ho lasciato Stoccolma e sono arrivato a destinazione andando molto piano, però tutto sommato tranquillamente. Tomorrow the weather will be better. Il terzo giorno di viaggio è stato il più complicato in assoluto, perché sono partito da Vehoa sotto la neve che era caduta tutta la notte. Il problema è che quando sono arrivato sulla statale, prima di me erano già passati parecchi camion, avevano compattato la neve caduta durante la notte e si era formato un sottile strato di ghiaccio sull'asfalto. Lì era impossibile proseguire. Niente, non ce la faccio, è troppo pericoloso. Troppo. Tutto ghiaccio. Non lo so se sono io che mi sono spaventato, ma non ce la faccio ad andare avanti. Continuo a cadere. Sono già caduto 3 volte. Adesso piove ma non basta. Faccio autostop fino alla prima città e poi deciderò che fare. Stava cominciando ad arrivare un'altra raffica di neve, tempesta di vento. När du kommer så jag tittar på den, då ramlar du, tänker du göra så. Twice. Now is ok. E la fortuna è venuta a cercarmi. Mi ha attaccato bottone un ragazzo libanese che mi aveva visto lungo la strada e si è offerto di riaccompagnarmi a recuperare in qualche modo la Vespa. Non me la sento, voglio arrivare a Helsingborg stasera e un suo amico arriva con un camion o con un furgoncino forse. Ci carico Peyton perché dopo le 2 cadute è tutto storto e non me la sento, sinceramente. Avrei rischiato di rimanere bloccato per giorni e giorni. L'unica era raggiungere Helsingborg e imbarcarmi per la Danimarca. Now I must take this. But my city another highway. Adesso la Svezia è veramente andata. Domani mi resta solo da imbarcarmi. Eccola qua, la tempesta perfetta che sta investendo il nord Europa. Non sono mica inventato io. Bah. In Danimarca ho trovato tantissimo vento. La tempesta che stava investendo la Svezia stava colpendo anche la Danimarca, anche se non con la stessa forza. La cosa positiva è che non sono caduto. La cosa negativa, sai che fatica uscire di qua? Non ero preparato al niente. In Germania all'improvviso, senza neanche avere il tempo di rendermene conto e senza giorni di transizione, mi sono ritrovato all'improvviso di nuovo e come se fossi appena partito da casa su strade perfette, piatte. Mi sono perso, la strada è tutta uguale, tutta dritta, non ce n'ho voglia. Così all'improvviso non avevo più voglia di andare avanti.